Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati sul mio canale e oggi ho una domanda per voi. Siete proprio sicuri che uscite con le batterie della vostra e-bike belle cariche? Andiamolo a vedere in questo video. Let's go! Dunque ragazzi, bentornati appunto sul mio canale. Mi raccomando, se vi piacciono questi contenuti non esitate a iscrivervi. Oggi parliamo di un argomento che secondo me molti trascurano. E mi è venuto in mente perché pochi giorni fa mi è capitato proprio questo tipo di problema. Noi magari siamo concentrati sempre ad avere carica la nostra batteria della e-bike. Sì, entriamo a casa, la ricarichiamo oppure la lasciamo scarica e poi poco prima di uscire magari la ricarichiamo. Insomma, abbiamo diversi modi per caricare questa batteria. Il problema è che adesso, col passare del tempo e della tecnologia, le nostre e-bike, ma anche le mountain bike normali, stanno diventando praticamente un tutt'uno con le batterie. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che ci vuole una centrale nucleare tra un po' per uscire con la nostra e-bike o con la nostra mountain bike. Si stanno aggiungendo sempre di più batterie senza che magari ci pensiamo. Voglio dire, vi faccio un esempio. Voi avete la batteria della vostra e-bike solitamente qua, ok? Però faccio per dire, nella mia Specialized c'è una batteria anche qui dentro. Sì, la batteria del controller della nostra bicicletta, della TCU della nostra bicicletta. Se quella batteria lì, che è una batteria quella classica piatta da orologi, si scarica, sì, vi viene fuori l'allarme, ma se non ce l'avete dietro, la batteria, la bicicletta va in allarme e vi fermate. Sì, magari non è una cosa istantanea, vi viene segnalato poco prima o sicuramente un po' di ore precedenti. Io ho avuto un segnale, però comunque spegnendo, riaccendendola, la bicicletta riusciva ad andare lo stesso, però non so quanto a lungo. E con me, nel mio marsupio, che vi faccio vedere in questo video che vi metto qua sotto in descrizione, quella batteria lì l'ho trascurata, non ci ho pensato. Quindi voi quando comprate la vostra e-bike o comunque magari l'avete già un e-bike dovete essere sicuri che non ci siano altre batterie. Un altro esempio che vi posso fare è il reggiseno telescopico. Adesso fanno i reggiseno telescopici wireless, quindi avete una batteria per il reggiseno telescopico, avete una batteria per il comando del reggiseno telescopico. I nuovi cambi nei nuovi cambi, quelli elettronici, avete una batteria a cui dovete pensare di ricaricare o perlomeno di avere magari una batteria di scorta con voi, ma nel suo manettino che va a fare il cambio avete anche lì una batteria di quelli d'orologio. Vi ripeto, avrete sicuramente tempo, un avvertimento, mi auguro, che la batteria si sta scaricando, però esistono, quindi dovete pensare anche a quelle. E poi chi vi dice che d'inverno oppure in estremi casi di fango questi attacchi di batterie non vadano a fare dei brutti scherzi? Sì, io ho visto dei video, purtroppo dico, gente che ha il cambio elettronico e l'innesto della sua batteria non fa contatto per bene perché magari qualche pin si è bloccato con polvere, sporcizia e quindi non riesce a farlo funzionare subito. Insomma, bisogna pensare a uno spray, pulirlo ogni tanto, c'è tutta una manutenzione dietro. Idem per i contatti dei comandi, magari si sporcano, magari cadete, si rovinano, magari insomma, bisogna pensare a tutto il genere di manutenzione che ci sono in queste batterie. Lo stesso reggiseno telescopico, cioè la TCU della vostra bicicletta, ci sono alcune che sono alimentate con batterie a parte appunto da orologi e altre invece che vengono collegate alla batteria della vostra bicicletta. Cos'è meglio? Non lo so,
Sicuramente aver tutti i componenti attaccati alla batteria della vostra bicicletta hanno un consumo. Sicuramente se la vostra batteria della bicicletta si scarica completamente, voi rimanete a piedi con tutto. Quindi secondo me è stata fatta questa scelta di separarli appunto per darvi comunque l'opportunità, anche a batteria completamente scarica, di riuscire a tornare a casa, cambiare, muovere la regisella. Però bisogna che fate attenzione. Quindi quando andate a comprare un e-bike, o perlomeno se siete in possesso di un e-bike, controllate per bene che non ci siano altre batterie in certi comandi. Sai, tutti magari comprano il cambio elettronico e poi scoprono che una batteria qua, una batteria là, insomma ci devo pensare. Ci sono. Basta, questo era il mio video di oggi perché mi è capitato appunto di avere un errore. Sai, tu vedi un errore a display, ti viene un po', non dico il panico, ma ti viene l'ansia che sia successo davvero qualcosa e magari sei in mezzo al bosco e non riesci più a ripartire. Per fortuna spegnendo e riaccendendo è ripartita, ma comunque ti viene sempre quei pensieri. Niente, spero che questo video vi sia comunque utile, ragazzi. Pensate bene a cosa comprate e controllate a questo punto di avere sempre con voi un ricambio. E se avete dei contatti elettrici, puliteli ogni tanto, mi raccomando. Tra un po' bisogna accendere le luci, ecco, bisogna ricordarci anche della batteria delle luci e se lo usate anche del telefono e del navigatore. Ho detto, ci vuole una centrale nucleare qui, per andare fuori bisogna avere tutto carico e tutti i ricambi dietro per l'energia. La batteria della mia e-bike ce n'è ancora, la batteria della mia TCU ce n'è ancora perché è nuova, già che l'unica batteria scarica è quella del mio corpo. Non vedo l'ora di appoggiarmi sul divano. Ciao ragazzi, al prossimo video. Ciao ciao.